Ciao a tutti gli amici di Beppe Grillo, io sono Vincenzo Onorato, il presidente della Mobi e socio della CIN, che è la società che sta acquistando la compagnia Tirrenia di navigazione. Sono qui a parlare di traghetti dopo un'estate bollente e dare un po' la mia prospettiva e le mie idee su quello che saranno i servizi nel prossimo anno. Quest'estate si è parlato molto sul caro traghetti ed questo è stato l'argomento un po' che ha trascinato l'intera Sardegna in una stagione veramente di basse presenze. È vero quando si parla del caro traghetti che il prezzo dei traghetti è pressoché raddoppiato. Quello che però la gente non sa è che dall'ottobre-novembre 2009 ad oggi che le compagnie di navigazione come la Mobi fanno le tariffe per l'anno successivo. Il prezzo del carburante da allora ad oggi è pressoché raddoppiato. E questo ha portato compagnie come Mobi a dover aumentare le tariffe e seguire l'andamento del prezzo del carburante. È una questione squisitamente tecnica e anche difficile da spiegare, ma quando noi parliamo di prezzo carburante parliamo del prodotto che si usa sulle navi e non solo del barile. Molto si vede attraverso il fatto che il barile ha delle oscillazioni, ma in realtà le oscillazioni del prodotto sono minime e che comunque, ripeto, in un anno sono pressoché raddoppiate. E per questo, perché il carburante è la prima voce di costo per una nave, sono anche aumentate le tariffe in maniera consistente. Se gli aumenti sono apparsi consistenti in termini percentuali, parliamo dell'80, del 70%, in termini relativi io continuo ad asserire che linee importanti come la Civitavecchia-Olbia o la Livorno-Olbia, il prezzo medio nel mese di agosto è stato intorno agli 80 euro per persona, e negli 80 euro non solo c'è il 100% del passaggio ponte, ma c'è anche il 50% della cabina, c'è anche il 50% dell'auto, tutte le tasse e i diritti portuali e anche naturalmente l'IVA. Per fare un paragone sui mezzi di trasporto, muovendoci da Milano a Roma in treno, un biglietto di seconda classe in treno costa 91 euro. Per andare in Sardegna, che è una cosa ben più impegnativa, stiamo parlando di un prezzo medio nel picco di stagione di 80 euro a persona. In molti casi è stata proprio la pubblicità della Regione Sardegna nel comunicare la Sardegna è cara, la Sardegna è cara. La percezione da parte dell'utenza, non ci vuole un mago in comunicazione, non venite in Sardegna. Sono stati aumenti in termini percentuali alti, in termini relativi veramente limitati. Questo per quanto riguarda le compagnie e la mia compagnia in particolare, ed è l'unico vero cartello che si crea, che purtroppo aziende come la mia subiscono, è quello dei petrolieri, perché si compra il petrolio dappertutto. Ricordo che le compagnie di navigazione lo comprano sul libero mercato, ma il libero mercato ovunque si compra il prezzo è sempre uguale, è sempre lo stesso. Vicenda della Tirrenia, anche lì c'è molta confusione. CIN, che è una società costituita dal gruppo Grandi Navi Veloce, SNAV, a Ponte, MSC, dagli armatori Grimaldi di Napoli e da Mobi, acquisisce Tirrenia per una cifra di 380 milioni di euro. C'è da sottolineare questo: molto spesso si dice sì, ma la Tirrenia ha 68 milioni di euro di sovvenzioni annue da parte dello Stato, ma bisogna ricordare che con queste convenzioni bisogna coprire le spese di linea per tratte dove sono assolutamente non poco remunerative, ma tratte in perdita e tratte dove c'è un trasporto minimo di passeggeri e merci, e ce ne sono diverse, senza volerle citare tutte, per esempio un Cagliari-Trapani o anche la stessa Arbatax, di cui si sente la necessità del collegamento, ma si parla di numeri estremamente limitati. Io dico sempre che si parla con molto qualunquismo di quello che è anche la convenzione della Tirrenia. La convenzione è il rapporto che regola la società Tirrenia con lo Stato, cioè il contratto fra Tirrenia e lo Stato è un contratto assolutamente blindato. La Tirrenia di Navigazioni è obbligata attraverso questa convenzione
a rotte stabilite, a orari stabiliti, a tariffe stabilite che sono calmierate dalla convenzione, a una tipologia di navi prestabilita. Vi faccio un esempio: se una nave della Tirrenia arriva con un'ora di ritardo in un porto e non c'è una giustificazione oggettiva come può essere il cattivo tempo o il mare, c'è una penale per l'azienda, cioè per la Tirrenia, di 5.000 euro per ora di ritardo. Per cui la convenzione è strutturata molto bene, è assolutamente protettiva per i consumatori e per l'interesse dei sardi. Ai sardi a cui tra l'altro la convenzione indirizza delle tariffe speciali per i residenti. Come ci muoveremo noi? Ci muoveremo come primo passo importante nel migliorare la qualità dei servizi. E per esempio una delle linee su cui agire prontamente è la Civitavecchia-Cagliari. È inipotizzabile che la capitale della Sardegna, che è Cagliari, debba essere collegata con Civitavecchia in un tempo di 14 ore, è anacronistico se non ridicolo. Si impiegheranno navi praticamente nuove con un tempo di percorrenza di 8 ore e soprattutto con una qualità di servizi, di cabine e di servizi di bordo assolutamente incomparabile con ciò che avviene ora. Ritornando al caro traghetti e al costo del carburante, io vorrei fare un esempio affinché tutti quanti poi possiate rendervi conto delle problematiche. Un'azienda come la Moby ha un costo budgetizzato di personale per quest'anno pari a circa 42 milioni di euro, contro costi di carburante per circa 110, cioè il carburante è quasi 3 volte il costo di tutto il personale, quando tecnicamente in qualsiasi azienda il primo costo, quello che salta subito agli occhi, è il costo del personale e non il costo della materia prima che serve per effettuare il servizio. C'è anche da dire questo, che mentre in altre nazioni il problema di calmierare i prezzi è stato affrontato in maniera assolutamente sistematica a livello centrale, faccio l'esempio: la Francia per la Corsica riconosce a qualsiasi compagnia effettui un servizio regolare per l'isola un tot a passeggero trasportato, se ben ricordo stiamo parlando di circa 16-17 euro, purché la compagnia si impegni a restare in una determinata fascia tariffaria prestabilita. In Italia tutto questo non avviene, non è avvenuto e le uniche risposte che noi abbiamo avuto sono state le accuse della Regione Sardegna e l'attacco del governatore. Ma è una risposta non sistemica, è una risposta di carattere assolutamente politico e demagogica, non ha alcun riferimento concreto con la realtà del problema che tutte le aziende stanno affrontando. La mia impressione è che in regione, a Cagliari, non si siano letti la Convenzione Tirrenia. Se si leggono con attenzione la Convenzione Tirrenia e richiedono all'azienda l'applicazione, cosa che noi faremo, rigorosa del contenuto della Convenzione, vedranno che la Sardegna e i sardi in generale sono assolutamente tutelati. Altre regioni hanno partecipato alla formazione di questa Convenzione che, ripeto, ai miei occhi è assolutamente restrittiva per l'operatore, per la Tirrenia. È una Convenzione blindata che regola nel dettaglio, non in termini generali, nel dettaglio tutte le linee, le frequenze, gli orari, le tariffe speciali per i residenti, la qualità dei servizi in maniera dettagliata, quindi è assolutamente un'arma di tutela per l'utenza formidabile.